Remida, dopo la terribile avventura con loro, iniziò a provare ribrezzo per le ricchezze. Così decise di vivere nella natura e di essere devoto a Pan, il dio mezzo uomo e mezzo capra, che sui monti dimora. Un giorno Pan si trovava sul monte Tmolo e suonando allegramente il suo flauto fatto di canne si vantava di essere un virtuoso dell'arte della musica. Tanto si vantava che a un certo punto osò dire: «Suono talmente bene che nessuno suonerebbe mai meglio di me. Nemmeno Apollo con la sua cetra potrebbe vincermi in una gara di musica». E immediatamente comparse Apollo, il dio musico, e con aria sprezzante raccolse la sfida. Tutte le ninfe e i fauni della montagna giunsero ad assistere alla contesa. Le muse di Apollo accorsero e anche Remida era lì ad ascoltare la gara musicale tra il flauto di Pan e la cetra di Apollo. Il dio della montagna, Tmolo, fece da arbitro. Il vecchio Tmolo si sedette sul monte e allontanò gli alberi dalle orecchie. Tenne solo una corona di quercia sulla chioma, da cui pendevano ghiande sulle tempie. E rivolgendosi a Pan disse: «Il giudice è pronto, si dia inizio alla competizione». Pan iniziò a suonare il suo strumento agreste, mandando in estasi Remida. Finita l'esibizione di Pan, il sacro dio della montagna Tmolo volse lo sguardo verso l'altro contendente e tutto il suo bosco si volse con lui in quella direzione. Apollo dal biondo capo cinto d'alloro con eleganza prese a suonare la divina cetra da 1000 gemme ornata. La dolce armonia conquistò Tmolo, il quale decretò Apollo vincitore del concorso musicale e tutti i presenti accolsero con gioia il verdetto, tutti eccetto Remida, che prese a contestare il verdetto sostenendo che la vittoria andava attribuita a Pan. Così Apollo, stizzito per l'inopportuno commento di Mida, gli disse: «Stolto Mida, visto che ascolti come un somaro, allora avrai anche le orecchie di un somaro». Così le orecchie di Mida crebbero, si riempirono di peli e divennero mobili alla base. Mida, per nascondere quella vergogna, prese a indossare un cappello, ma un giorno, dovendo tagliarsi la lunga chioma, fu costretto a mostrare le sue orecchie d'asino al barbiere. Mida impose il silenzio al barbiere, ma questi non riuscì a resistere al gusto del pettegolezzo. Così scavò una buca sulla riva di un fiume e, chinandosi, sussurrò nella buca: «Remida ha le orecchie d'asino». Poi se ne andò non prima però di aver coperto la buca, ma da questa germogliarono presto delle tremule canne e da allora ogni volta che soffia il vento le canne ripetono le parole sepolte, svelando a tutti la vergogna delle orecchie d'asino di Remida.